Questa e-bike ha un bel carattere. Un e-bike estremamente compatta che si piega ma non si spezza. Engui P1. Ruote piccole, passo corto, cerchi in alluminio con 6 razze. Questa bicicletta ha veramente tutto. Ha i fari anteriori e posteriori, c'ha anche le luci dello stop, ha il suo bel cavalletto, portapacchi, parafanghi. Questa bicicletta è l'ideale per sfrecciare in sicurezza in città. Arriva a casa ben imballata e ovviamente ripiegata in se stessa. Ci sono le istruzioni ma sono solo in inglese. C'è anche un set di chiavi, il suo caricabatterie e praticamente basta aprirla. C'è da fissare il faretto anteriore, il cavalletto, i pedali ripieghevoli, alzare il manubrio, montare il sellino. Nella confezione c'è anche un pratico zainetto da agganciare al portapacchi e un porta smartphone. In pochi minuti la nostra e-bike è bella che pronta. Toglietevi dalla testa l'idea perché questa e-bike ha le ruote piccole e perché è pieghevole sia un e-bike di cui accontentarsi, perché questa Engui P1 saprà sorprendervi. Che meraviglia! Questo nuovo modello di Engui, la P1, ha ruote da 2,3 pollici, più strette rispetto alle Fat, molto più conosciute e di moda anche in California, dove magari le gomme larghe possono dare qualche vantaggio magari quando si pedala sul bagnasciuga, sulla sabbia. Ma io preferisco senz'altro questo modello con la ruota più stretta, che significa meno peso, più agilità, meno consumi e quindi anche più autonomia con la nostra e-bike. Il telaio è bello robusto in alluminio e con un bel design, mentre il motore di tipo brushless è posizionato nel mozzo della ruota posteriore. È da 250 watt a 36 volt, in regola quindi con la normativa italiana. La batteria è all'interno del telaio, è a 13 A a 36 volt, quindi 436 Wh di autonomia per una capacità dichiarata dalla casa di 100 km. Saremo più verosimilmente attorno ai 70-80 km. Dopo bisogna sempre tener conto del peso di chi la conduce e anche del tipo di salite che si affrontano con questa e-bike. La batteria si può facilmente sfilare dal telaio per essere caricata in casa o in ufficio. Pesa circa 25 kg, ha ruote da 20, gomme con un bel disegno, adatto per un uso stradale ma anche per sterrati e strade bianche e una bella sella ben imbottita. I freni sono a disco da 160 mm, meccanici, non idraulici, ma vanno molto bene. Bello anche il faretto anteriore e posteriore che si accendono direttamente dal display, mentre l'ammortizzatore anteriore è da 40 mm, anche questo meccanico e non è regolabile. Nel manubrio a destra abbiamo il selettore del cambio meccanico posteriore, poi nella confezione è compresa anche una seconda manopola con acceleratore che praticamente ci permette di utilizzare l'e-bike come fosse un motorino, cosa vietata in Italia. Io l'ho montata perché voglio testare anche questa modalità. Le leve dei freni hanno il sensore power off che taglia l'erogazione della corrente al motore appena si toccano. Inoltre fanno accendere anche la luce stop del faretto posteriore. Ottimo per muoversi in città in sicurezza, molto ma molto bene. Sulla sinistra invece abbiamo il display, bello luminoso. Basta tenere premuto il tasto on per qualche secondo per accenderlo e abbiamo la possibilità di selezionare l'assistenza del motore. Qui abbiamo 5 livelli. Possiamo leggere ovviamente la velocità, i chilometri parziali e totali. Tenendo premuto per qualche secondo il tasto più, accendiamo e spegniamo le luci. Abbiamo anche la modalità P, tenendo premuto il tasto meno per qualche secondo, per portare a mano la bicicletta nelle zone pedonali. Poi con una combinazione invece di tasti possiamo accedere al menu nascosto per sbloccare la velocità e portarla da 25 fino a 40 km/h, velocità ovviamente vietata in Italia. Le colorazioni disponibili per questa e-bike sono 3, questo nero, poi c'è grigia e bianca, sempre con le grafiche arancioni. Qui dietro nel posteriore abbiamo il cambio Shimano, affidabilissimo a 7 rapporti, il cavalletto, parafanghi in alluminio e il portapacchi.
Questa e-bike può portare persone fino a 120 kg. Per ripiegare in maniera veloce questa Engwe P1 la cosa più semplice è sbloccare la leva anteriore con la mano sinistra in questo modo. Poi possiamo anche ripiegare i due pedali, ok? Poi togliere il cavalletto, freno anteriore bloccato con la mano sinistra, mano sulla sella e facendo una piccola leva con la gamba iniziamo a piegare la bicicletta in questa maniera, affinché quando è bella alta appoggiamo questo ferro per terra che serve da appoggio. Fatto questo possiamo ripiegare anche il manubrio sbloccando anche questa leva e abbassare del tutto la sella. Ed ecco che la nostra e-bike è pronta per essere trasportata in furgone, in auto o nel nostro camper. Per accenderla servono le chiavi. La chiave va inserita qua sotto e ruotata per fare il contatto. Ma non so. La Engwe P1 monta una corona veramente grande e questo favorisce lo spunto, l'accelerazione piuttosto che la velocità, doti che si apprezzano appunto tra il traffico della città. Ovviamente la bicicletta è limitata ai 25 km/h, anche se si può sbloccare, però in città si raggiungono molto velocemente e scatta veramente bene. Ottimi anche i freni. La sua caratteristica principale rimane il fatto di essere pieghevole e trasportabile, quindi l'ideale per chi fa vacanze in camper oppure con un furgone e vuole un mezzo leggero, compatto, con cui poi muoversi nel centro cittadino oppure per andare a scoprire i dintorni. E adesso provo anche l'acceleratore che, come vi dicevo, arriva una seconda manopola all'interno della confezione e una volta sostituita la manopola questa è l'acceleratore e quindi si può usare come fosse un motorino, che però in Italia è vietato. Ho sbloccato anche il parametro della velocità, l'ho portata al massimo ai 40 km/h per questo test. Ecco che sono ai 15-16 km/h su sterrato, anzi su prato proprio. Ammortizza anche bene, 20-25 km/h, 31 km/h e appena si toccano i freni stacca il motore. Veramente divertente. In sella si sta veramente comodi e anche avendo la possibilità di regolare il manubrio si trova facilmente la posizione ideale. Ma vediamo come si comportano le assistenze. Con assistenza 1, sì, la spinta è quasi impercettibile. Con la 2 ci porta circa ai 10 km/h, poi stacca. Assistenza 3, ecco che si sente bene e raggiungiamo facilmente i 15 km/h, poi sentiamo che stacca. Assistenza 4, qua la spinta è notevole e siamo subito ai 20 km/h. Qua siamo anche leggermente in salita. Quinta, wow, vola! Quinta vola e ci porta subito ai 25 km/h. E questo è il centro di Asiago. Inoltre risulta molto pratico questo zainetto che viene dato in dotazione
con una bella tasca esterna e la possibilità appunto di aprirlo e quindi agevolmente caricarlo, magari di una bella fetta di formaggio asiano. Questa Engui P1, come vi dicevo all'inizio, ha proprio un bel carattere e se vi viene voglia di evadere dalla città, beh, potete contare su di lei. E infatti adesso voglio salire fino là in alto a forte interrotto. Questo motore non è dei più potenti della sua categoria, ma abbinato alla corona grande anteriore si comporta molto bene. La strada qui torna l'asfalto, quindi è anche più semplice pedalare visto che le ruote sono anche piccole. Qui la pendenza è abbastanza importante, però diciamo con calma riusciamo a superare anche questi ostacoli. Ci viene d'aiuto il grande rapporto della corona anteriore che appunto ci permette di avere più spinta e quindi salire meglio che non velocità di punta. Questa dovrebbe essere l'ultima salita. Certo, questa è una salita un po' al limite, nel senso che sì, vabbè, il motore, però appunto dobbiamo spingere molto con le gambe. Eccoci arrivati. Questo è forte interrotto. Ma che soddisfazione arrivare fin qui su. Engui P1 si piega ma non si spezza. Che meraviglia! Adesso avrete capito perché questa Engui P1 è molto di più di quello che sembra. Infatti con le sue ruote da 20 pollici, più leggere rispetto alle FAT, molto compatta, pochi chilogrammi, la rendono veramente veloce nel traffico. E soprattutto il passo corto che è come un po' negli sci, che più sono stretti e più sono agili e snelli tra le porte. La rendono veramente qualcosa di incredibile ed è per questo, come vi dicevo all'inizio, che è uno dei prodotti più venduti nelle città metropolitane di tutto il mondo. L'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è dove è posizionata la chiave di accensione. Qui sotto, contro la forza di gravità, che però devo dirvi non mi ha dato alcun problema. Ma veniamo al prezzo di questa Engui P1. Così come la vedete costa 650 euro, ma con il mio codice sconto che trovate in descrizione potete risparmiare ancora qualcosa. Bene, per questa settimana è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi, a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi nel mio canale.